del canale Tao Power Life. Oggi parliamo di Soul Power. Ci dedichiamo a questa disciplina bellissima che ci ricorda come siamo entrati nell'era della luce dell'anima. L'8 agosto del 2003 comincia l'era della luce dell'anima. Che significa? Significa che l'anima diventa l'aspetto più importante per la guarigione, la trasformazione e quindi il ringiovanimento della nostra vita. Soul over matter, quindi l'anima è più importante di ogni cosa e questo ci deve portare ad acquistare la consapevolezza dell'esistenza dell'anima. Prima di questo passaggio molto importante si parlava di mind over matter, la mente sopra ogni cosa, la mente anche utile nei processi di guarigione. E noi nel Qigong abbiamo già visto come la mente sia importante, come la visualizzazione sia importante per ottenere processi di guarigione, ma è importante anche andare oltre, e cioè immaginare, pensare, prendere consapevolezza del fatto che noi siamo corpo, siamo mente, ma siamo anima e la guarigione dell'anima porta inevitabilmente e conseguenzialmente la guarigione della mente e la guarigione del corpo. Abbiamo visto come la mente porta a delle emozioni, le emozioni sono spesso all'origine di squilibri energetici che poi ricadono nel corpo e degenerano in malattie. Il Qigong ci permette con la pratica costante di riequilibrare le energie che sono state squilibrate da fattori esterni o interni, molto spesso da fattori emozionali, quindi che hanno creato dei blocchi, ci permette di sciogliere questi blocchi e quindi di ripristinare la salute nel tempo. Ma abbiamo anche altri tipi di blocchi, noi abbiamo anche blocchi, credenze, convinzioni che ci portiamo da vite passate e quindi abbiamo parlato anche di comportamenti positivi o negativi per la nostra anima. Tutto ciò che esista un'anima, il nostro corpo ha un'anima, ma all'interno del nostro corpo i nostri organi hanno un'anima, le cellule hanno un'anima, esiste una gerarchia dell'anima, laddove l'anima del corpo prevale sull'anima degli organi. Noi possiamo instaurare un dialogo con l'anima di ciascuna parte di noi. E abbiamo visto come c'è un posizionamento, un soul standing dell'anima e che si muove lungo i nostri chakra. Dal quarto chakra in poi si parla di illuminazione, quindi è un viaggio che ciascuno di noi può compiere attraverso la nostra anima, attraverso il posizionamento. È un viaggio che possiamo percorrere attraverso diverse vite. L'obiettivo finale è quello di arrivare al regno divino. E parliamo quindi oggi di viaggio spirituale e delle chiavi, delle 4 chiavi che ci possono permettere di agevolare questo viaggio spirituale che dobbiamo, diciamo che possiamo percorrere. E non c'è mai un tempo giusto per iniziare il viaggio spirituale e non c'è mai una ragione giusta per cominciarlo. Ognuno di noi sente il momento e sente la ragione per cominciare questo viaggio spirituale, cioè il viaggio che ci porta attraverso una serie di comportamenti positivi, il cosiddetto karma positivo, ad aumentare la luce della nostra anima, cioè ad innalzare la nostra anima e portandola verso il regno divino. A che cosa serve il viaggio spirituale? Fondamentalmente innalzare la posizione dell'anima. Serve a dare all'anima il potere, a dare più potere, potere della guarigione, potere delle benedizioni, potere quindi nelle trasformazioni della nostra vita e della vita degli altri. Ognuno può avere inizialmente una motivazione
e quando intraprende un viaggio di questo tipo, il viaggio spirituale, però incontra nel suo cammino anche tanti test, tante verifiche. Il regno spirituale ci sottopone a verifiche. Perché? Perché per passare agli step successivi dobbiamo superare delle prove, dobbiamo superare dei test. È un po' come si fa a scuola. Il test ci permette di confrontarci, il test ci permette quindi di passare allo step successivo. Quindi non dobbiamo temere i test che possono verificarci. Uno dei test più comuni che diciamo il regno divino, il mondo spirituale ci pone davanti è quello del cambiamento. Quando ognuno di noi comincia ad intraprendere il cosiddetto viaggio spirituale, per qualsiasi motivazione, per qualsiasi segno, l'amore per gli altri, oppure il desiderio di perdonare qualcuno, il desiderio di guarire, il desiderio di guarire altri, qualsiasi sia la motivazione che ci porta sul percorso spirituale, uno dei primi effetti del viaggio spirituale, quindi del Soul Journey, è proprio il cambiamento che le persone vedono intorno a noi. E questo cambiamento può creare una sorta di test, i test divini, cioè possono crearsi delle situazioni che ci creano dei dubbi, che ci creano dei rallentamenti, che creano ombre nel nostro cammino, ci creano titubanze, delle lotte interiori. Sì, perché quando noi scopriamo che c'è un corpo, c'è una mente, ma c'è anche un'anima, il primo conflitto che noi abbiamo internamente è proprio quello tra la mente, quindi che non vuole perdere potere, e l'anima che è il vero boss, è il capo, è l'anima che guida la nostra direzione. Se noi intraprendiamo un viaggio in una barca, possiamo immaginare l'anima che ci dia la direzione, la mente il motore, però molto spesso noi diamo un potere eccessivo alla nostra mente, la mente ci guida, la mente crea il nostro mondo intorno, la mente ci porta nel futuro, ci porta nel passato, non ci fa vedere il momento. L'anima ci riporta al momento presente, ora, in questo momento, come ci fa ascoltare le sensazioni del corpo. Se noi ascoltiamo le sensazioni del corpo, noi viviamo il presente. Ecco quindi che abbiamo delle resistenze se cominciamo ad intraprendere questo viaggio, delle resistenze interne ma anche esterne, perché qualcuno non ci vede più come eravamo, e vengono dei dubbi, vengono delle ombre, vengono dei conflitti. Allora oggi parliamo di Soul Power e parliamo di 4 chiavi che ci permettono di superare più agevolmente questi test, per poter proseguire nel cammino spirituale quando decidiamo di iniziarlo, quando sentiamo di iniziare questo viaggio spirituale che ci permette di trasformare le nostre ombre in luce, che aumenta il nostro posizionamento, aumenta la nostra luce e aumenta il potere della nostra anima per la guarigione e per la trasformazione di ogni aspetto della nostra vita. E abbiamo visto come nel Soul Power, questa disciplina del dottor Shah, che ci ha messo a disposizione di tutti noi e che quindi ringraziamo, è una disciplina importante perché ci ricorda come noi abbiamo il libero arbitrio, abbiamo la possibilità di decidere la nostra direzione, seguire l'anima, seguire la mente, e lo possiamo fare scegliendo i nostri pensieri, i nostri comportamenti, e così abbiamo il karma positivo, le benedizioni, le condivisioni. In questo momento io sto condividendo delle pratiche, io sto in questo momento sostenendo il mio percorso spirituale, condividendo delle pratiche per il vostro benessere. Sono pratiche che svolgo io, che metto a voi a disposizione, perché diffondere pratiche significa creare luce, senza condizioni, metterle a disposizione degli altri. Ecco perché vi chiamo
sempre a condividere tutto ciò che per noi fa bene, perché stiamo mettendo a disposizione degli altri la luce che vediamo. E quindi questo è un comportamento positivo, così come anche dare benedizioni, dare amore incondizionato, perdonare. Quanto è importante perdonare? La rabbia che sta dietro dei comportamenti crea squilibri, ma noi vediamo che quando perdoniamo ciò che ha prodotto la rabbia, lo squilibrio si dissolve. L'amore dissolve lo squilibrio, dissolve i blocchi. E questa disciplina del Soul Power ci ricorda come noi possiamo andare ad aumentare la nostra luce. Vediamo le 4 tecniche nel dettaglio. Allora, la prima tecnica è quella di essere, la prima chiave, determinati nel proseguire il nostro percorso. Siamo fermi e consapevoli che ci saranno dei test, ci saranno delle verifiche, ci saranno titubanze, ci saranno dei dubbi, tantissimi dubbi, ci saranno conflitti interiori, grandi conflitti tra la mente e l'anima che ci faranno e ci creeranno dei turbamenti interiori, turbamenti esterni, conflittualità arriveranno man mano che seguiamo i nostri segni, se seguiamo la nostra anima. L'anima la sentiamo poco, immediatamente, e facciamo fatica spesso a seguirla perché subentra la mente che ci distoglie da quello che è il nostro scopo. Prima chiave, determinazione. Se decidiamo di percorrere questo viaggio, lo facciamo con determinazione e con fermezza, nella consapevolezza delle difficoltà che possiamo avere nel dare servizio agli altri, amore agli altri, perdono agli altri. L'altra chiave che è molto importante, e questo ci aiuta la disciplina del Soul Power, sono i canti, sono praticamente i mantra. I mantra che la disciplina ci mette a disposizione, in particolare tutte le volte che abbiamo questi dubbi, tutte le volte che abbiamo questi test e queste perplessità, noi possiamo andare a cantare. Uno dei mantra più importanti è proprio quello dell'amore, armonia e pace. Lo abbiamo già visto in un'altra lezione, lo ripetiamo, e la prima riga, ci sono poche righe di mantra, la prima riga dice: io amo il mio cuore e la mia anima. È un mantra molto importante e molto potente che serve nel percorso, nel viaggio spirituale, a purificare. E sì, perché se noi intraprendiamo un viaggio spirituale dobbiamo anzitutto purificare il cuore e l'anima. Purificando e guarendo il cuore e l'anima andiamo anche a guarire conseguentemente le malattie della mente e del corpo. Quando io dico amo il mio cuore e amo la mia anima, io sto andando a guarire la mia anima, il mio cuore e tutte le malattie, anche fisiche. Quindi ripetiamo: io amo il mio cuore e la mia anima, io amo il mio cuore e la mia anima. Sto prendendo consapevolezza del fatto che io in questo momento non sono soltanto materia, io sono anima, io sono luce, io ho il cuore e quindi voglio purificare il mio cuore e la mia anima di tutto ciò che anche ho ereditato nel passato. Come lo faccio? Lo faccio anche attraverso la seconda riga del mantra, quindi io amo il mio cuore, io amo la mia anima, io amo tutta l'umanità, quindi io metto me stesso al servizio di tutti. E questo comportamento è un altro mantra potente che va a purificare e va a sciogliere i blocchi del karma negativo che abbiamo ereditato. Ci vorrà anche molto tempo, ma è uno dei mantra più potenti. Io amo tutta l'umanità. Tra il dire e il fare c'è una bella differenza, ma intanto io creo dentro spazio per amare tutta l'umanità. È come dire: io offro il mio servizio incondizionato a tutti. Poi vado alla terza riga del mantra, quindi io amo il mio cuore e la mia anima, io amo tutta l'umanità, io unisco il mio cuore e unisco la mia anima, creo allineamento tra cuore e anima. Questo anche è molto importante proprio per pulire il mio karma, clean the karma. E quindi infine vado a dire le altre 2 righe di questo primo
in questo primo mantra, in 5 righe, che è, ripeto, amore, pace e armonia. Amore, pace e armonia. Lo ripeto per ben 2 volte e concludo il mio mantra con grazie, grazie, grazie. Grazie a Dio, al Creatore, quindi al Divino, grazie al mio team celeste, a tutte le anime, gli angeli che mi sostengono nel percorso individuale, grazie infine alla mia anima, alla mia mente e al mio corpo. E pace, amore e armonia. Pace, amore e armonia che costituiscono cosa? Quello che è l'obiettivo del mio viaggio spirituale. Intraprendo il viaggio per creare intorno a me amore, pace e armonia. Il viaggio spirituale non fa altro che sostenere il mio proposito, il mio scopo di creare amore, pace, armonia, perché quando il posizionamento diventa sempre più alto, quando io metto il mio servizio a disposizione di tutti, la mia luce aumenta, aumenta il potere dell'anima, the soul power aumenta, come è aumentato in tutte le persone che hanno, tutti i santi che hanno intrapreso questo viaggio spirituale, e viaggio che dobbiamo compiere da soli, nessuno ci può aiutare. Prima chiave, determinazione del viaggio. Seconda chiave che ci aiuta nel viaggio spirituale è quella di ripetere i mantra. Secondo mantra molto importante è, abbiamo visto il primo, pace, amore, armonia. Secondo è quello della relazione con Dio. Dio mi dà il suo cuore, Dio mi dà il suo amore. Prima riga, Dio mi dà il suo cuore, Dio mi dà il suo amore. Terza e quarta riga del mantra, il mio amore, il mio cuore si fonde con il suo cuore, il mio amore si fonda con il suo amore. Quindi ripetiamo il mantra, Dio mi dà il suo cuore, prima riga, Dio mi dà il suo amore, seconda riga, terza riga, il mio cuore si fonde con il suo cuore, quindi la fusione completa, l'avvicinamento all'amore di Dio, al cuore di Dio. Ultima riga, il mio amore si fonde con il suo amore, cioè con l'amore di Dio. Ed è un karma anche questo molto potente, che dà luce, che riposiziona le nostre ombre, le illumina e quindi le scioglie i blocchi. Mantra 1, mantra 2 e terza chiave è la pratica. Tutte le volte che abbiamo dubbi sul percorso individuale, tutte le volte che abbiamo dei test, facciamo pratica costante. Non sappiamo quanto occorrerà per aumentare il nostro posizionamento, ma dobbiamo essere determinati, abbiamo gli strumenti, questi mantra importantissimi, abbiamo quindi la consapevolezza che bisogna praticare costantemente, giornalmente. E la quarta chiave è ringraziare. Ringraziamo i test, ringraziamo le prove che vengono, ringraziamo tutte le volte che c'è un cambiamento, tutte le volte che vedono in noi altri un cambiamento. Tante resistenze possiamo avere, non soltanto resistenze fisiche, materiali, resistenze interiori, potremmo avere anche resistenze dal mondo spirituale, che ci disorientano, dei segni che ci disorientano. Prestiamo ascolto a quello che avviene intorno a noi e vedremo che avremo tantissimi segni. Abbiamo delle sincronicità pazzesche, ma noi dobbiamo essere presenti. Quindi togliamo mente, togliamo turbamenti, non stiamo nel futuro, non stiamo nel passato, stiamo nel presente. Ci arriveranno i segni, arriveranno i numeri, arriveranno delle sensazioni, arriveranno degli incontri. Quando si percorre il viaggio spirituale, tutto diventa estremamente emozionante, bellissimo. Un giorno forse racconterò delle diverse esperienze a cui mi chiedono di scriverle, e per ora le custodisco nel cuore e cerco di trasmettere le tecniche, di trasmettere le esperienze e di agevolare quanti di voi desiderano intraprendere questo viaggio spirituale per innalzare il proprio posizionamento dell'anima.
quanti di voi sentono che è arrivato il momento di cominciarlo. Abbiamo queste 4 chiavi, ripetiamo: la determinazione, quando arriveranno i test, i mantra, e abbiamo visto il primo mantra e il secondo mantra. Abbiamo la pratica costante, non dobbiamo praticare mantra una volta ogni tanto, ma tutti i giorni. E poi abbiamo il ringraziamento. Ringraziamo la parte interna di noi che ci crea resistenze, perché? Perché ci permette di trasformare le ombre in luce. La parte esterna, gli amici, la famiglia, i conoscenti, i colleghi, tutti coloro che entrano in rapporto con il nostro cambiamento e ce lo fanno notare e ci creano delle resistenze, noi dobbiamo ringraziare, perché ci permettono di acquistare consapevolezza del viaggio e del cambiamento. E quindi la quarta è il ringraziamento. E poi abbiamo un'altra pratica molto importante che riprendiamo e ci mettiamo e concludiamo questa pratica in questo modo. Andiamo a prendere la posizione della preghiera, quindi le gambe sono distanziate all'altezza delle spalle, andiamo a appoggiare la nostra mano sul cuore, la mano sinistra, andiamo a mettere la nostra mano destra in posizione di preghiera. Avremmo le 2 mani così in posizione di preghiera, ma la mano sinistra si toglie e arriva nel cuore. Questa è la posizione di preghiera dell'età dell'anima, di quella che stiamo vivendo, con le dita che sono rivolte verso l'alto, i piedi sono radicati a terra, e andiamo a utilizzare quel codice importantissimo che apre i canali di comunicazione del cuore verso il mondo divino. Quel codice che ci ha trasmesso la disciplina del Soul Power, il dottor Shah, ed è quel numero 339 6815, 339 6815, che in cinese è San San Jo Liu Ba Yovu. San San Jo Liu Ba Yovu è un codice, è un mantra che, ripetuto velocissimamente, va ad aprire i canali di comunicazione, va ad aprire la nostra anima ai suoi poteri, perché l'anima è saggia, l'anima ha potere, l'anima è over matter, l'anima è sopra ogni cosa. Quando noi abbiamo una comunicazione con l'anima, noi possiamo dare guarigione, benedizioni e trasformare ogni aspetto della nostra vita e delle vite di chi ci circonda. Ci mettiamo in posizione di preghiera e per 1 minuto andiamo a cantare questo mantra. San San Jo Liu Ba Yovu. Più lo cantiamo e meglio è. Almeno 5 minuti al giorno dedichiamo il nostro tempo, i nostri 5 minuti più preziosi alla nostra anima, all'apertura dei nostri canali. San San Jo Liu Ba Yovu, 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 San San Jo Liu Ba Yovu. Se noi aumentiamo la velocità andremo a sentire nel tempo un linguaggio diverso, è il linguaggio dell'anima. Dobbiamo andarlo a riconoscere. San San Jo Liu Ba Yovu, San San Jo Liu Ba Yovu, San San Jo Liu Ba Yovu, San San... Ripeto brevemente e poi aumentiamo la velocità. San San Jo Liu Ba Yovu, 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 San San Jo Liu Ba Yovu. Aumentiamo. San San Jo Liu Ba Yovu, 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 San Jo Liu Ba Yovu, San 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 Jo Liu Ba Yovu, San 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 San San Jo Liu Ba Yovu. Quando montiamo la velocità, a fatica riusciamo a capire il mantra e dobbiamo prestare la nostra attenzione invece al linguaggio dell'anima, a quella voce che esce fuori nella ripetizione di questo codice magico, questo codice spirituale che ci connette con il divino. Ringrazio, approfitto oggi di questo momento di condivisione con voi, intanto per ringraziarvi perché, come ho avuto modo di dire, tutte le volte che io condivido una pratica con tutti voi, io vado a praticamente fare un servizio di condivisione. Il servizio di condivisione illumina l'anima. Pertanto io vi ringrazio tutte le volte che mi date la possibilità di condividere con voi, tutte le volte che state in ascolto, tutte le volte che partecipate
a questi video, quindi grazie. Ringrazio anche tutti coloro che in questi viaggi, diciamo che di recente sto facendo un po' nelle diverse città, nei diversi posti, e si sono avvicinati a me e abbiamo creato delle connessioni, quindi ringrazio anche tutte le persone che recentemente in Egitto ho avuto modo di incontrare, tante connessioni energetiche create. Ringrazio tutto, è stato bellissimo, sono connessioni che restano nella vita, sono connessioni che ci fanno crescere, dobbiamo ricercarle e mantenerle. Ringrazio anche tutti coloro che seguono il canale, tutti coloro che condividono queste pratiche, ringrazio tutti coloro che mettono a disposizione degli altri le esperienze che la pratica costante delle pratiche energetiche, delle pratiche dell'anima producono effetti nella loro vita. Perché? Perché la condivisione delle esperienze è molto importante, ha valore, dà energia, diffonde consapevolezza, quindi grazie. Se questi video vi piacciono, grazie per il sostegno con un like, con la vostra condivisione, con i vostri commenti. Noi ci vediamo alla prossima pratica di Tao Power Life. Grazie, grazie di cuore. Grazie, grazie, grazie.